affida al progetto autoriale un titolo che potrebbe essere Genesi del Durlo. Come e da cosa questo ciclo abbia preso forma proprio in tale figurazione, in realtà è ancora tutto da studiare. I dipinti rappresentano lo sguardo sulla vita e sull'arte. Cerca di raggiungere un'arte sincera e potente, che definisce come un'arte identica al suo essere intimo. La sua poetica si fonda su quel lato scomodo e inquietante della vita, tanto personale quanto universale in fondo. Forse i suoi dipinti si colano anche oltre il limite dell'immediatamente accettabile, del loro distacco dal bello. Però è proprio questo l'oggetto principale dell'artista: esprimere il senso dell'orrore, dell'angoscia, il lato tragico dell'esistenza umana. L'urlo, come tema, nasce nei turbamenti interiori dell'artista. È la rappresentazione di una spoliazione dell'uomo, una spiegazione fine al colore stesso della carne. Oltre non si può andare in effetti, perché tutti noi come esseri umani siamo impotenti, spaventati, non sappiamo né come proseguire e quindi cominciamo a chiedere aiuto. Questa in fondo è la natura originaria dell'uomo, come essere sociale. Siamo inevitabilmente rivolti gli uni verso gli altri ed è soltanto così che alla fine possiamo cominciare la sopravvivenza. Il linguaggio artistico si è trasformato parallelamente alla sua maturazione personale e allo sviluppo complessivo dell'intera identità artistica. All'inizio della carriera desiderava rappresentare la bellezza del corpo femminile, donare gioia, irradiare attraverso la forma, il colore, avvicinandosi anche a ciò che Vasari aveva scritto molto tempo fa, che aveva definito l'arte in fondo una festa per gli occhi. Soltanto dopo, con gli inizi degli studi, è iniziato a riflettere seriamente sulla vita, sul posto, sul ruolo dell'uomo nel mondo, sulla inclinazione all'autodistruzione, fino alla morte. L'espressionismo, come arte costruita sull'emozione, si è rivelato un mezzo più adatto per tentare di tradurre con forza e convinzione le idee di un'immagine. L'artista arriva a questo ciclo in base al suo precedente. Ci ha messo circa 20 anni di ricerca creativa e di riflessione per comprendere che le sue precedenti figure solitarie, contrapposte da uno spazio grigio e nero, non erano altro che il suo urlo davanti a tutto ciò che aveva vissuto, imparato e compreso sulla vita, sul senso e sul non senso dell'esistenza. Talvolta, nella creazione, provava una sorta di sollievo soltanto dipingendo. Ciò che davvero lo rende ansioso è ciò che poi porta è il processo finale. Quando dipinge un urlo, a volte ha la sensazione, il desiderio intimo e inconscio, non di dipingerlo realmente, ma di lasciarlo finalmente andare, fuori da sé, come se nascesse da una grandissima tempesta intima.